Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Sono tornato nella mia location tradizionale, sono tornato nel mio ufficio da cui voglio raccontarvi che cosa è successo al Media Day di Appiano Gentile. Sono stato ospite dell'Inter in rappresentanza di Passione Inter in questa giornata voluta dalla UEFA e dedicata appunto ai media, ai giornalisti da tutto il mondo che hanno avuto la possibilità durante il corso di questa giornata di confrontarsi con la dirigenza, con l'allenatore Inzaghi, con la squadra in preparazione appunto della finale di Champions League di sabato contro il PSG. C'erano più di 200 giornalisti da tutto il mondo, come vi mostro in parte anche con questo video realizzato nella sala stampa prima della conferenza stampa di Marotta, Inzaghi, Thuram e Darmian. Io appunto ero presente rappresentando Passione Inter, abbiamo avuto modo di confrontarci un po' con i dirigenti, con l'allenatore, con la squadra, abbiamo interagito con tanti interisti da Dumfries a Bissek a Thuram e non solo, e voglio raccontarvi quelli che secondo me sono tre temi principali con cui potrei riassumere questa lunga giornata da Piano Gentile. Il primo è quello relativo alla squadra, all'ambiente, diciamo l'atmosfera che ho potuto respirare e percepire in preparazione della finale di Champions League. Il secondo tema è legato alla notizia che ha tenuto banco durante tutto il corso della giornata, ovvero quello dell'offerta dall'Arabia Saudita per Simone Inzaghi, che abbiamo avuto modo di approfondire poi anche dietro le quinte e con gli altri colleghi presenti. E poi la terza notizia riguarda un po' il mercato, perché questi sono appuntamenti in cui c'è sempre la possibilità di cogliere qualcosa, degli indizi, di discutere di alcune cose, quindi parleremo anche di mercato. Per cui vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti e poi vi ricordo passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo. Questa settimana l'appuntamento settimanale con la community è stato spostato al martedì, quindi questa sera, martedì, dalle 22 ci sentiamo nella chat vocale dove i tifosi e le tifose soci del club di Passione Inter possono interagire e farci le proprie domande, e vi racconterò chiaramente anche dietro le quinte di questo appuntamento, per cui vi aspetto su passioneinter.club. Vado veloce con i temi relativi alla squadra, all'ambiente. È stata una giornata molto piena con, come detto, tantissimi giornalisti, quindi bisognava anche sgomitare per poter parlare con i vari protagonisti, più di 200 giornalisti da tutto il mondo. C'era anche Thierry Henry, che poi si è soffermato in modo particolare con Marcus Thuram, con cui hanno un rapporto da anni, abbiamo avuto modo di incrociarlo per un attimo, abbiamo avuto modo di parlare con i vari protagonisti che diciamo erano stati accolti intanto a inizio giornata da uno striscione da parte di alcuni tifosi che hanno ringraziato il mister e i ragazzi per le emozioni di questi anni. Inzaghi poi in conferenza stampa ha trattato tanti temi che tra poco andremo ad analizzare, ma che poi a fine giornata è stato veramente molto carico nell'allenamento, allenamento che ha rivisto in gruppo giocatori come Pavard, come Lautaro Martinez, come Zielinski, che ci si augura di recuperare al 100% in vista della finale. Lautaro Martinez, ad una domanda dei giornalisti in zona stampa, ha brevemente detto che è al 100%, si sente al 100%, ed in allenamento l'ho visto particolarmente carico, così come ho visto bene anche Pavard, che ha fatto un paio di chiusure molto buone su Thuram e Arnautovic. Un allenamento in cui chiaramente Inzaghi non ci ha dato tanti spunti dal punto di vista tattico, essendo aperto ai media e trasmesso in diretta anche da tante televisioni, però ci ha fatto vedere intanto un Inzaghi molto carico, molto molto carico, che ha richiamato all'attenzione ogni singolo giocatore, ha curato veramente ogni dettaglio in questa seduta. D'altronde sono 5 gli allenamenti di questa settimana da qui alla finale di Champions League, e giustamente non si può tralasciare alcun dettaglio in nessun momento. Tra l'altro clima rovente, eravamo in tribuna con quasi 30 gradi, sole a picco, siamo usciti un pochino cotti, mentre i giocatori hanno avuto la possibilità di rinfrescarsi anche con gli irrigatori che sono stati accesi in alcuni momenti. Un Inzaghi che ha fatto fare delle esercitazioni soprattutto di possesso palla, di costruzione, squadre larghe, voleva tanti passaggi, ha richiamato ogni giocatore e a un certo punto un paio di passaggi interessanti. Vabbè, intanto la particolare cura anche nel dettaglio del posizionamento di ciascun giocatore, come dicevo. Poi una battuta durante la partitella, ha preso il fischietto, ha detto arbitro io che faccio meglio, una frase del genere. Ci siamo un po' guardati perché sorridendo, il riferimento probabilmente era diciamo, ai suoi collaboratori dello staff per arbitrare questa partitella. Altri malignamente ci hanno visto un riferimento anche alle questioni arbitrali di questo campionato, perché il campionato anche in questo Media Day dedicato alla Champions League è stato molto presente nelle discussioni, nei dialoghi e nei vari temi sollevati, quindi le discussioni arbitrali. Qualcuno ci ha visto un possibile riferimento anche a questo tema, visto che poi nel frattempo sono stati finalmente resi noti anche gli audio di Inter-Roma con quel contatto Ndiga Bissek, ma ne parleremo nella diretta delle 19:30. Nel frattempo, come dicevo,
Ho visto una squadra, concentrata sul pezzo. Io ho avuto, come primo giorno della settimana nell'avvicinamento alla finale di Champions League, dei buoni segnali, perché da un lato ho visto, alcuni giocatori, ne hanno parlato, da Carlos Augusto a Thuram e non solo, la delusione, un misto di delusione e rabbia per aver perso il campionato, perché la sensazione, sentendo anche Simone Inzaghi, è che comunque venerdì sapevano che era molto difficile, ma contavano comunque di poter andare a vincere lo scudetto, o in ogni caso usciti da Como, la squadra è uscita triste, delusa e anche un po' arrabbiata. Hanno preso alcuni giorni di stacco e si sono rivisti proprio ieri mattina, prima della giornata da Piano Gentile, per riprendere confidenza con il gruppo in vista della finale. Quindi c'è un mix di questa delusione per il campionato, un mix di rabbia anche, che soprattutto Inzaghi secondo me ha fatto trapelare per varie cose successe quest'anno anche dal punto di vista arbitrale. Dall'altro lato c'è una consapevolezza data dal percorso fatto in questa Champions League, perché l'Inter è arrivata in questa finale di Champions League affrontando gli avversari molto forti, e una consapevolezza data anche dalla precedente finale del 2023, dove l'Inter secondo me è uscita con il rammarico di essersi sentita fin dall'inizio troppo inferiore al Manchester City, quando in realtà te la potevi giocare, te la sei giocata, e allora oggi l'Inter vuole farlo ancora di più. Occhio a non convertire questa cosa in una eccessiva carica, perché puoi fare il danno opposto, tra virgolette. Però ho sentito un mix di convinzione e anche di leggerezza, con vari scherzi che si sono fatti tra loro durante le varie conferenze, si sono tirati dei palloni con Correa, Barella che facevano degli scherzi dalla palestra. C'era un po' questo clima comunque anche di leggerezza, che servirà da qui a sabato, perché non si deve appesantire troppo l'atmosfera, ma bisogna riuscire a calibrare bene tutti questi elementi che comunque al momento ci sono. Se avete altre curiosità, altre domande, scrivetemelo nei commenti e cercherò poi di rispondervi nella diretta alle 19:30. Passerei al secondo tema, che è quello relativo a Simone Inzaghi. Io, durante questa giornata, ragazzi, ho preso un sacco di appunti sul mio quadernino, ecco, che mi porto sempre dietro. Ho una scrittura talmente brutta, talmente pessima, che faccio fatica a decifrare alcune cose che ho scritto nella fretta di prendere appunti. Voglio andare con ordine, con una brevissima sintesi di quello che è stato secondo me il messaggio di Beppe Marotta, del presidente Marotta. Ci sono stati alcuni punti principali. Intanto il ringraziamento importante alla proprietà. Ha parlato di una proprietà che non interferisce con il lavoro dell'Inter. Sono curioso di vedere come si tradurrà questo poi anche nel prossimo mercato, come si tradurrà anche nelle prossime scelte, perché nel frattempo abbiamo visto una proprietà che è vero che non interferisce, ma lato corporate l'Inter, lato, diciamo, tra virgolette, marketing, eccetera, è stata molto rivoluzionata in queste settimane, mentre lato sportivo siamo ancora di fronte alla stessa Inter degli ultimi anni, con un cambio di approccio a partire dallo scorso mercato comunque abbastanza evidente, che sarà ancora più marcato in questa stagione. È stata una stagione straordinaria, l'ho ripetuto lo stesso Marotta, citando più volte tanti riferimenti alla storia, pur ribadendo che per fare la storia bisogna poi andare a vincere. Ha confermato e ha voluto sottolineare come questa Inter non vuole rinunciare agli obiettivi, vuole andare in fondo in tutte le competizioni, e per questo ha giocato 19 partite in più del Napoli, e quindi anche qua un riferimento allo scudetto comunque si è voluto fare, pur sottolineando che la Champions League è di gran lunga la competizione più importante. Questo è stato un passaggio molto interessante di Marotta, che poi il passaggio principale di questa giornata secondo me lo ha dato a Sky, che si collega al discorso di Simone Inzaghi. Un Inzaghi che in conferenza stampa ha rimarcato, diciamo così, il percorso che è stato fatto, ma bisogna andare a vincere. Ha parlato, secondo me, ha fatto vari riferimenti anche al tema di un campionato difficile da mandar giù, anche per quello che è successo, con dei riferimenti, secondo me, chiaramente anche arbitrali. Però tutto quanta la giornata e tutta la conferenza di Inzaghi è ruotata attorno al tema dell'offerta dall'Arabia Saudita. Inzaghi ha confermato che ha avuto delle offerte, sostanzialmente degli interessamenti, ha confermato che si sono mossi dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia Saudita, lo ha citato lui in prima persona. E questo, ragazzi, va sottolineato. Perché? Perché in tanti stanno scrivendo in queste ore, anche la scorsa settimana, quando noi di Passione Inter abbiamo raccolto delle indiscrezioni, trovate un video in cui parlavamo di Inzaghi, avete detto i giornalisti stanno cercando di destabilizzare l'Inter in vista della finale. I giornalisti parlano di questa cosa e
in vista della finale vogliono dar fastidio all'Inter. Capisco il punto di vista del tifoso, capisco che questo non è il momento per i tifosi in cui bisogna mettere ansia e pressione su questo argomento, però questa è cronaca e la cronaca impone che quando ci sono delle notizie perché delle cose stanno succedendo, perché l'offerta dall'Arabia Saudita è vera, concreta e molto elevata, i giornalisti devono andare ad indagare su questa cosa. E alla domanda che fanno a Simone Inzaghi, la domanda è ovvia, è legittima. La risposta di Simone Inzaghi è una risposta in cui lui dice che non vuole parlare di questa cosa, ma poi dà il titolo ai giornalisti, perché poi nella conferenza il titolo che rimane è che lui conferma a pochi giorni dalla finale di Champions League di avere delle offerte e soprattutto cita apertamente quella dell'Arabia Saudita, che è un'offerta molto importante e che, ripetiamo appunto, esiste. E allo stesso tempo lui dice che non ne vuole parlare, dice che questi non sono i giorni in cui bisogna pensare a questa cosa, ci si incontrerà dopo la finale di Champions League e si valuterà se ci sono tutti i presupposti e andremo avanti, come sempre in armonia, e l'unico obiettivo è il bene dell'Inter. Questa è la dichiarazione di Simone Inzaghi. Io ragazzi, vi dico un po' l'opinione che mi sono fatto con gli aggiornamenti e le varie notizie che ci sono e quello che ci siamo detti anche dietro le quinte. L'offerta dall'Arabia Saudita è vera, è reale ed è sul piatto dei vari intermediari e della gente che stanno lavorando a questa cosa. Simone Inzaghi in questo momento è schermato, è totalmente concentrato sulla finale di Champions League perché è un appuntamento con la storia. Sarà decisivo l'incontro, intanto forse già il risultato della finale di Champions League potrebbe cambiare degli scenari, dentro o fuori bisogna vedere anche cosa succede in base anche all'emotività del risultato che verrà raggiunto. Dopodiché ci si incontrerà per definire il prossimo futuro. Su questo tema, su cosa serve per blindare Simone Inzaghi, si è tanto discusso. Tanti giornalisti hanno detto anche che è un tema soprattutto economico, perché l'offerta saudita è molto elevata, quindi, diciamo questo suo confermare l'offerta e gli interessamenti e mettere un po' di pressione all'Inter è un modo per strappare anche delle cifre più alte di ingaggio, che fa parte un po' chiaramente del gioco delle parti a questo punto. L'Inter, da quello che è trapelato, sarebbe pronta a rispondere con un ingaggio da 10 milioni di euro addirittura, bonus inclusi, con l'idea di prolungare non più di un solo anno, visto il nuovo status raggiunto da Inzaghi, ma un anno con un'opzione, diciamo, molto concreta anche per la stagione successiva, quindi fino al 2028 verrebbe eventualmente blindato con questo nuovo contratto. Quindi alla richiesta economica e di contratto, di riconoscimento del suo nuovo status, l'Inter risponde in questo modo qua. L'altro tema, chiaramente l'Inter non può competere con l'offerta saudita da 25 milioni di euro all'anno, non c'è competizione, detto che poi in Arabia Saudita sappiamo bene come ci torno tra poco su questo tema. L'altro tema legato alle richieste di Simone Inzaghi sono quelle legate al mercato, cioè Inzaghi rimarrebbe all'Inter solo con la garanzia di un mercato importante, solo con la garanzia di un mercato che possa alzare molto il livello della rosa, anziché i colpi alla Taremi o Martinez o Palacios, che la scorsa estate diciamo non hanno così alzato il livello di questa rosa. Anche su questo tema, dicevo prima, la frase che rilascia Sky Marotta è una frase molto chiara, dice: siamo pronti a mettere a disposizione di Inzaghi quello che ci chiede, cioè l'Inter, sia contrattualmente che a livello di mercato, vuole andare ad accontentare Simone Inzaghi. Almeno questa è la linea che passa a livello di dichiarazioni pubbliche e anche dietro le quinte. E anche qua, quindi, io ci vedo un po' un gioco delle parti con l'allenatore che cerca di tirare più acqua possibile al suo mulino in attesa di una decisione, chiaramente, e una dirigenza che pubblicamente fa trapelare che sono pronti ad accontentare l'allenatore, ma la decisione poi spetta a lui. E sembra chiaramente un pochino questa la situazione. Arrivati a questo punto, nessuno sa effettivamente oggi cosa succederà con Simone Inzaghi, perché appunto la decisione spetta a lui. Piccolo passaggio: oggi parlavamo con dei colleghi, mi dicevano anche attenzione, perché comunque per un allenatore è diverso rispetto ad un giocatore andare in Arabia Saudita, perché un allenatore, anche Inzaghi, è comunque giovane, è vero l'ambizione dell'Europa, però dovesse vincere la Champions League, per esempio, avrebbe raggiunto già un risultato storico. Andare in Arabia Saudita non ti toglie dal mercato, perché nel giro di un paio d'anni puoi guadagnare un sacco di soldi e poi rimetterti poi sul mercato in Europa. Allo stesso tempo, quello che dico io è l'Arabia Saudita è vero che non è un cimitero per gli allenatori, è vero che
che puoi anche uscirne e rilanciarti poi in Europa, a differenza dei giocatori per cui 1 o 2 anni di carriera fanno sicuramente la differenza. È vero anche che il campionato saudita, sì, ha grandi intenzioni eventualmente con l'Al Hilal eccetera, è anche un campionato in cui spesso le idee cambiano velocemente e anche allenatori che sono arrivati con un grande status hanno avuto delle difficoltà, quindi tutto andrà pesato, deciso, e la finale di Champions sarà un primo spartiacque, l'incontro subito dopo la finale sarà un altro elemento decisivo per la conferma di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Dovesse saltare l'ipotesi di conferma, dovesse Simone Inzaghi lasciare l'Inter in questa finestra di mercato, sono circolati dei nomi. Faccio qui brevemente un punto della situazione perché so già che me lo chiederete. Il nome di Allegri, ragazzi, è un nome che circola sempre, su cui però il Napoli si è mosso in maniera molto concreta, e il Napoli cercherà di anticipare i tempi chiudendo già questa settimana per sostituire Antonio Conte con Allegri, appunto. Potrebbe andare così questo scenario, proprio per non rischiare che si possa inserire per esempio l'Inter dopo la finale di Champions League. È ovvio che l'Inter dei ragionamenti li ha già fatti su degli allenatori, è ovvio che l'Inter non si farà trovare completamente impreparata, anche se, ribadisco e ripeto, la totale priorità assoluta dell'Inter è confermare Simone Inzaghi, quindi l'Inter vuole assolutamente andare avanti con Simone Inzaghi e accontentare anche le sue richieste, comunque andare nella direzione insieme all'allenatore, anche con un mercato di cui tra poco parleremo. Altri nomi sottovoce, si è parlato di Vieira da qualche settimana, c'è chi ha parlato anche di Christian Chivu. Vincenzo Italiano lo vedo francamente difficile. Un nome, un vero nome di cui tanto si è parlato con i colleghi giornalisti è quello di Cesc Fabregas. Fabregas, allenatore del Como, che dopo essere stato corteggiato dal Bayer Leverkusen è corteggiato anche dalla Roma, sembra essere l'allenatore scelto dalla Roma, con una complicazione che il Como non lo sta liberando in questo momento, ma Fabregas sembrerebbe aver aperto anche all'ipotesi Roma, e quindi Fabregas è un nome che ne abbiamo parlato anche in un altro, ne abbiamo parlato anche con un collega della provincia di Como, del quotidiano della provincia di Como, diceva l'Inter è forse l'unica squadra in grado di far traballare la certezza di Fabregas di restare a Como. Cioè in questo momento, secondo il collega, Fabregas sarebbe arrivato alla decisione di restare al Como e l'Inter sarebbe l'unica opzione in grado di farlo, di fargli cambiare idea. Questa è la posizione che passa da Como, appunto. E vedremo, diciamo, passare da Inzaghi sarebbe un passo indietro a livello di esperienza di allenatore che ci porterà a fare poi eventualmente dei ragionamenti, ma ne parleremo. Ribadisco però per l'ennesima volta, l'Inter ha l'intenzione di andare avanti con Simone Inzaghi e per farlo, come detto, terzo tema, mercato, vuole mettere a disposizione un mercato importante e da quello che abbiamo capito l'Inter, oltre ad andare avanti su Sucic, cioè ha già preso Sucic, andrà a riscattare Zalewski che ne abbiamo parlato anche con lui, sembra cosa quasi fatta praticamente, il riscatto di Zalewski sembra una cosa abbastanza apparecchiata in queste settimane. Settimana prossima è previsto l'incontro decisivo per chiudere col Marsiglia per Luis Enrique. Il tema poi sarà l'attaccante. L'Inter già nella settimana successiva alla finale di Champions League cercherà di andare ad affondare il colpo per un attaccante. Questo è un po' l'argomento principale che è emerso tra le notizie di mercato di queste ore. Si sta parlando di Bonni, per esempio, del Parma, che è sicuramente un nome che piace all'Inter e che l'Inter ha visionato, però l'idea è che l'Inter possa avere un budget anche più alto rispetto ai circa 20 milioni di euro che servono per prendere Bonni dal Parma, e che l'Inter vorrebbe andare ad investire quindi su un attaccante, un terzo attaccante molto forte. Quindi l'idea è di alzare il livello in attacco, anche perché, salvo colpi di scena, Arnautovic e Correa non dovrebbero andare al mondiale, quindi anche numericamente un attaccante serve. Dunque la prossima settimana, oltre a Luis Enrique, potrebbe essere la settimana decisiva per un attaccante. Chiaramente molto, se non tutto, dipenderà dall'allenatore, che dal 1° giugno mattina in poi sarà il tema principale in casa Inter, con la definizione della situazione di Simone Inzaghi, che se deve essere confermato o no va deciso già il 2 giugno, deve essere chiaro, deciso e concluso, visti i tempi strettissimi di questa stagione per l'Inter. Se Inzaghi non dovesse restare, non puoi andare oltre il 3-4 giugno per chiudere questi discorsi, perché ci sarà questa sessione di mercato dal 1° al 10 giugno da affrontare per preparare il mondiale e preparare poi la nuova stagione, e il mondiale sarà un po' la preparazione della nuova stagione. Quindi giorni molto
importanti. Inzaghi, ragazzi, parlando comunque di questa cosa, inevitabilmente sui quotidiani finisce in evidenza il tema del mercato, non sono i giornali che destabilizzano. Se Inzaghi ne parla, inevitabilmente la notizia prende il primo piano e, dicevamo anche nel club, Mourinho prima della finale di Champions League aveva già tutto fatto con Real Madrid, ma, non ne aveva parlato pubblicamente, e quindi non ha dribblato anche le varie domande, quindi non c'è stato questo avvicinamento così ansioso anche alla finale. In questo caso è stato lo stesso Inzaghi a parlarne, quindi è inevitabile che sui giornali si scriva, di questo. Però vedremo, perché non è ancora definito il futuro come dicevamo, ne parleremo nelle prossime ore anche in diretta alle 19:30. Vi aspetto con un altro, contenuto poi che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.